Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questi guantini senza dita ad uncinetto. Lo schema è semplice, la destra e la sinistra sono uguali, lavoriamo tutto in un unico pezzo che poi cuciamo qui di lato. Questi guantini nascono dall'idea di una di voi che, quando ho fatto il tutorial dello scaldacollo e del berrettino abbinato, mi ha scritto chiedendo la possibilità di avere anche il tutorial dei guantini senza dita. Mi è sembrata un'idea splendida per completare il set e quindi ecco il tutorial. Quindi se vi viene in mente di farmi qualche richiesta, mandatemela pure. Non è detto che io possa fare tutti i tutorial che mi chiedete, ma magari può essere che invece incontrino il mio gusto, il mio estro in quel momento e che vi possa accontentare. Questi guantini pesano solo 32 grammi la coppia, quindi con un gomitolo di Samba, che è il gomitolo che ho usato sia per il berrettino che per lo scaldacollo, e se non avete visto questi tutorial vi lascio il link nella descrizione del video. Con un gomitolo ho fatto tutti e tre i pezzi e ancora ne ho avanzato perché ho avanzato questo. I miei guantini sono una taglia direi SM da donna, ma nel tutorial vi do qualche indicazione su come eventualmente ottenere un guantino più grande. I miei sono alti circa 17 cm. Per fare questi guantini, come per il berretto e lo scaldacollo, ho usato il filato Samba della Mondial. Sono gomitoli da 200 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 400 metri. Composizione 30% lana vergine, 70% microfibra. Se volete utilizzare anche voi questo filato e non sapete dove acquistarlo, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online della merceria Arcobaleno, dove potete trovare il Samba in diverse nuance di colori, tutte bellissime. Questa che ho scelto io è la numero 648. Il berretto e lo scaldacollo li ho fatti con un uncinetto più grande, invece per i guantini ho usato un uncinetto da 4,5 mm. Come sempre vale la regola che anche voi, prima di fare il guanto, facciate un campioncino per capire che uncinetto utilizzare, per avere in questo caso un lavoro morbido ma un po' più fitto, in modo che resti più stabile la forma del guanto. Fatemi sapere se questa idea vi piace, se li rifarete mandandomi un bel messaggio oppure regalandomi il vostro like. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale e lavoriamo 14 catenelle. Lavorate le catenelle che ci servono, aggiungiamo una catenella per l'altezza e iniziamo a lavorare metà del pollice. Lavoriamo nel filo dietro delle catenelle, questo, e lavoriamo intanto 3 punti bassissimi. Una catenella, giriamo il lavoro e da qui in poi lavoriamo sempre prendendo solo il filo dietro di ogni punto. Nella prossima riga lavoriamo 3 punti bassissimi, uno in ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo intanto 3 punti bassissimi, 1, 2, 3 e ne lavoriamo un altro nel filo che c'è in testa alla riga qui sotto, questo. E in totale abbiamo 4 punti. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo questi 4 punti.
lavorando sempre punti bassissimi e sempre solo nel filo dietro del punto. Una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo questi 4 punti e poi un punto come prima nel filo in testa alla riga. Quattro e un punto nel filo che c'è in testa alla riga di V, questo. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo questi 5 punti. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un'altra riga in cui lavoriamo un punto in ogni punto e poi un punto nel filo in testa alla riga, quindi in totale lavoriamo 6 punti bassissimi. E questo è quello che otteniamo. Questa parte del guanto va dal pollice alle dita. Questo è il pollice ed ora dobbiamo lavorare il resto delle catenelle per ottenere la lunghezza che vogliamo per il guantino. Io per il mio guanto lavoro altre 15 catenelle. Voi lavorate le catenelle che volete a seconda della lunghezza che volete per il vostro guanto. E questa diventa la riga delle nostre catenelle di base e la lunghezza totale per il guanto. Per quanto riguarda il pollice, questa misura dovrebbe andare bene a tutti, ma se la persona per cui state facendo il guanto ha un pollice particolarmente grande, potete lavorare un'altra riga lavorando come abbiamo lavorato le altre, un punto in ogni punto e un punto in testa alla riga. Quindi nella vostra ultima riga del pollice avrete 7 punti. Qui lavoriamo adesso la riga 1 lavorando un punto bassissimo in ogni catenella prendendo il filo dietro del punto e nella parte dove abbiamo lavorato il pollice vedete che in testa alle righe ci sono delle gobbette esattamente come il filo dietro delle catenelle. Quindi lavoriamo un punto in ogni catenella e poi un punto in ognuno di questi fili e in totale, se avete lavorato lo stesso numero di punti che ho lavorato io, lavoriamo 30 punti nella riga. Ovviamente se avete lavorato una riga in più o catenelle in più avrete dei punti in più. Quindi adesso una catenella in più per l'altezza e iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto bassissimo in ogni catenella e questa è la riga 1 della ripetizione. Quattordici, 15, 16, 17, 18, 19 e ricominciamo a lavorare sulle catenelle. 20 e questo è il risultato dell'unione tra il pollice e il lavoro. 21, 29, 30. La sequenza di righe che lavoriamo è la stessa che abbiamo lavorato per il collo e per il berretto. Sono le 6 righe che abbiamo lavorato per il collo, ma dividiamo il lavoro in 3 sezioni come abbiamo fatto per il berretto. Una sezione in cui lavoriamo solo punto elastico,
solo punti bassissimi in costa dietro e sarà il polsino, una sezione in cui lavoriamo il motivo di punti e questo numero di punti lo decidete voi come sempre, ma deve essere multiplo di 2, e poi un'altra sezione in cui lavoriamo di nuovo il punto elastico, lavorando solo punti bassissimi solo nel filo dietro del punto. Questa volta però non serve fare diminuzioni, quindi lavoriamo tutti i punti in tutte le righe, lavorando prima una sezione di punto elastico, poi una sezione in cui lavoriamo il punto fantasia e di nuovo una sezione di punto elastico. Una catenella, giriamo il lavoro e nella riga 2 intanto lavoriamo di nuovo un punto bassissimo in ogni punto, prendendo solo il filo dietro di ogni punto. Da qui in poi iniziamo a lavorare anche il punto fantasia, quindi se vi aiuta potete mettere dei marker per segnare le 3 sezioni. Il punto elastico della parte alta del guanto, il punto elastico del polsino e i punti che dedichiamo al punto fantasia. Una catenella, giriamo il lavoro e per la riga 3 lavoriamo intanto il punto elastico in cui lavoriamo sempre punti bassissimi prendendo solo il filo dietro del punto e io tengo 7 punti per la parte del polsino e poi lavoriamo il punto fantasia e nella riga 3 la ripetizione è un mezzo punto alto, un punto bassissimo, prendendo solo il filo dietro di ogni punto. Un mezzo punto alto, un punto bassissimo e ripetiamo. E per questa sezione io ho deciso di tenere 14 punti. Voi potete tenere il numero che preferite, l'importante è che sia multiplo di 2. E alla fine lavoriamo anche la terza sezione, che è quella del punto elastico della parte alta del guanto. E anche qui lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto, sempre nel filo dietro del punto. Una catenella, giriamo il lavoro e nella riga 4 lavoriamo intanto il punto elastico e per quanto riguarda il punto fantasia la ripetizione è la stessa del giro precedente, un mezzo punto alto, un punto bassissimo, lavorando sempre solo nel filo dietro di ogni punto. Completiamo la riga lavorando la parte del punto elastico. Una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo intanto il punto elastico e nella parte centrale, in questa riga, la ripetizione è sempre un mezzo punto alto, un punto bassissimo, ma anziché lavorare solo nel filo dietro del punto, lavoriamo solo nel filo davanti di ogni punto. E ripetiamo un mezzo punto alto, un punto bassissimo. Completiamo la riga lavorando il punto elastico, lavorando sempre punti bassissimi solo nel filo dietro del punto. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 6 in cui lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto per tutta la riga, prendendo sempre solo il filo dietro di ogni punto. E queste sono le 6 righe che ripetiamo tutte le volte che ci serve fino ad arrivare alla circonferenza che ci serve per il guanto. Nel mio caso ripeto queste 6 righe 4 volte. Dopo ogni riga 6 ricominciamo dalla riga 1. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una riga di punti bassissimi
sempre prendendo solo il filo dietro di ogni punto. Ho ripetuto per 4 volte le 6 righe che abbiamo visto insieme e ho completato con la riga 6. Il mio lavoro ha una grandezza di circa 13 cm e la mia mano ha una circonferenza di circa 18 cm. Ma ho visto che per me il guantino va bene così. Se voi avete bisogno di fare un guantino un po' più grande, avete due possibilità: o lavorate una ripetizione in più per avere una circonferenza un po' più grande e un paio di punti in più per avere un guantino un po' più lungo e magari ne distribuite un punto prima e un punto dopo il pollice, oppure semplicemente, anziché usare un uncinetto da 4,5 mm come ho fatto io, usate un uncinetto da 5 mm. Fermo restando che l'uncinetto dipende dalla vostra mano, quindi per prima cosa dovete fare un campioncino per capire quale uncinetto sia meglio per voi a seconda della texture che volete per il vostro guanto. Una volta lavorate tutte le ripetizioni che ci servono, facciamo una catenella, giriamo il lavoro come se dovessimo lavorare la prossima riga e avviciniamo le catenelle iniziali tenendole dietro al lavoro e con la prossima riga cuciamo la prima e l'ultima riga e lavoriamo l'altra metà del pollice. Quindi intanto lavoriamo 15 punti nel mio caso, voi lavorate tutti i punti che vi serve per arrivare al pollice e lavoriamo prendendo solo il filo dietro del pezzo davanti e solo il filo dietro delle catenelle iniziali. Avendo lavorato nel filo dietro delle catenelle, la riga di catenelle iniziali si presenta proprio come delle catenelle. Prendiamo solo il filo dietro e lavoriamo punti bassissimi. Quindici. E qui ci sono i 6 punti 1 2 3 4 5 6 dell'ultima riga del pollice. Se voi avete fatto una riga in più, qui avrete 7 punti. E qui iniziamo a lavorare l'altra metà del pollice, lavorando una riga su questi punti, lavorando un punto bassissimo in ogni punto solo sul filo dietro. 1 2 3 4 5 6. Una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo 4 punti, 1 2 3 4 e con gli ultimi 2 punti lavoriamo una diminuzione entrando prima in un punto, poi nel punto successivo e portando fuori il filo da tutti e due. E in questo modo abbiamo 5 punti. E poi lavoriamo un punto bassissimo nel successivo punto dell'ultima riga che abbiamo lavorato, lavorando sempre solo nel filo dietro del punto. E giriamo il lavoro, ma giriamo in questo modo, in modo che il filo sia davanti al lavoro. Qui abbiamo l'ultimo punto che abbiamo lavorato, saltiamo questo punto, non facciamo nessuna catenella e iniziamo a lavorare dal successivo. Quindi in totale ci restano 5 punti da lavorare e lavoriamo sempre punti bassissimi solo nel filo dietro del punto. 1 2 3 4 5.
Una catenella, giriamo il lavoro e adesso tutte le righe le lavoriamo in questo modo, diminuendo un punto in ogni riga e poi agganciandoci al lavoro. Quindi in questa riga qui abbiamo 5 punti, ne lavoriamo 3, 1, 2, 3, poi lavoriamo una diminuzione con i 2 punti che ci rimangono, e poi lavoriamo un punto prendendo il filo che c'è in testa a questa riga di V, questo, e il prossimo punto alla base. Quindi in totale abbiamo di nuovo 5 punti con questo che abbiamo lavorato per agganciare. Giriamo il lavoro in modo da avere il filo davanti al lavoro, saltiamo il primo punto, non facciamo la catenella e iniziando dal punto dopo, che è questo, lavoriamo un punto in ogni punto, quindi 4. 1, 2, 3, 4. Una catenella, giriamo il lavoro, abbiamo 4 punti, 2 ci servono per la diminuzione, quindi ne lavoriamo 2, 1, 2 e con gli ultimi 2 punti lavoriamo la diminuzione, 3 e poi lavoriamo il punto per agganciare prendendo il filo in testa alla riga, questo, e il prossimo punto. Giriamo in modo da avere il filo davanti al lavoro, non facciamo la catenella, saltiamo il primo punto e ci restano 3 punti da lavorare. 1, 2, 3. Una catenella, giriamo il lavoro ed ora ci restano 3 punti, quindi un punto lo lavoriamo e 2 servono per la diminuzione. Ma con questa riga uniamo anche l'altra riga del pollice in modo da chiudere in cerchio anche il pollice. Quindi prendiamo il punto che tocca, il primo punto qui, e il filo dietro del primo punto dell'altra riga del pollice, qui, e lavoriamo un punto. E poi qui dobbiamo lavorare la diminuzione, quindi raccogliamo i prossimi 2 punti così ed entriamo nel secondo punto qui dietro per unire e lavoriamo un punto e poi lavoriamo il punto per agganciare. Prendiamo il filo in testa alla riga, il prossimo punto e il prossimo punto dietro. E proseguiamo a lavorare punti bassissimi per unire anche questa parte del guanto. Alla fine facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Il guantino potrebbe sembrare piccolo, ma in realtà il lavoro è molto elastico e quindi il guanto è perfetto, poi si adatta alla misura della mano. Guardate che bella l'unione del pollice sia da una parte che dall'altra. Come misura è
perfetta per me che ho una mano abbastanza piccola, ma potrebbe essere anche per una mano più grande. Ovviamente più si allarga e più si accorcia, quindi eventualmente aggiungete un paio di catenelle, una sopra e una sotto. Il dritto del lavoro è quello in cui abbiamo fatto la cucitura. L'ultima cosa che ci rimane da fare è nascondere le codine di filo. Le nascondiamo con un ago sul rovescio del lavoro. E questo è il risultato. Una volta fatto il primo guantino, ne facciamo un altro identico e il lavoro è già pronto. Non serve fare la destra e la sinistra perché lo schema si adatta perfettamente. Spero tanto che questo set vi sia piaciuto, che l'idea insomma vi piaccia e che la rifacciate. Se rifate uno o tutti questi pezzi, ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo per avermi seguita anche in questo tutorial e per tutti i bellissimi messaggi che mi mandate. Quindi grazie, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!